Il World of Stardom Championship sarà messo in palio a Stardom The Conversion, dove Maika difenderà la Red Belt contro Xina. Un match particolare, a dire il vero, un match curioso che potrebbe portare a uno stravolgimento all'interno di EXV. Sì, perché negli ultimi giorni quello che sembrava una semplice sfida tra amiche si è lentamente trasformato in vero odio da parte delle due contendenti, odio che sta mettendo a dura prova i rapporti all'interno della stable. Ma andiamo con ordine. Maika vinse la Red Belt a Dream Kingdom lo scorso 29 dicembre, dove nel main event dello show affrontò Suzuki. Questo match nacque per via dell'infortunio di Tam Nakano, infortunio che costò il titolo alla leader di Cosmic Angels, che dovette appunto renderlo vacante. Suzuki da parte sua poteva vantare l'aver vinto qualche mese prima il 5-Star Grand Prix 2023 e grazie alla vincita del torneo poteva ovviamente contare su un match titolato garantito, valevole ovviamente per il World of Stardom Title. Maika invece ha dovuto superare un mini torneo a eliminazione che, una volta vinto, le aveva permesso appunto di affrontare Suzuki in quel di Dream Kingdom. La vittoria dunque del main event Dream Kingdom fece conquistare a Maika la Red Belt per la prima volta in carriera. Qualche settimana più tardi Maika decise di unire le forze con Mina Shirakawa per formare Empress Nexus Venus, una nuova stable che aveva l'obiettivo di conquistare il top della federazione. Per fare ciò però Mina Shirakawa e Maika avevano assolutamente bisogno di alleate e allora i loro occhi si posero su Waka Tsukiyama, che già faceva parte di Club Venus e che aveva una certa alchimia con Mina Shirakawa. Poi Maika non poté di certo escludere Hanako, con la quale aveva fatto coppia nei giorni precedenti e di cui aveva verificato tutto il suo valore. A quel punto Mina Shirakawa, un po' a sorpresa, chiamò a raccolta Xina, che aveva già militato in Stardom a metà del 2023 e faceva parte di Club Venus. Dunque tutti i pezzi del puzzle sembravano ora completi e questa nuova stable, ribattezzata appunto i Nexus V, era pronta a conquistare il mondo. Da lì a breve Maika e Mina Shirakawa e Xina vinsero gli Artists of Stardom Titles battendo Gozai, conquistando le cinture il 30 marzo 2024. Intanto Maika aveva anche inanellato alcune difese titolate riguardanti il World of Stardom Championship contro Sayaka Mitania, Supreme Fight, contro Utami Hayashishita poco prima che la lottatrice lasciasse la Stardom per unirsi a Marigold, contro la sua ex tag team partner Megan Bayne in quel di American Dream e contro Momo Watanabe a All Star Grand Kingdom in quello che ad oggi possiamo definire come uno dei migliori match dell'anno. Fatto sta che le difese per Maika non sono di certo mancate, difese ostiche contro avversari molto pericolose, ma che Maika è sempre riuscita a superare. Ma le difese non sono mancate neanche a EXV per quanto riguardano gli Artists of Stardom Titles, e sì, perché Maika, Mina Shirakawa e Xina sono riuscite a difendere con successo le cinture per ben 2 volte contro il trio formato da Mayu Iwatani, Hanan e Sayaida nello show del 5 maggio e contro il terzetto formato da Natsuko Tora, Momo Watanabe e Tekla nell'evento andato in onda domenica 2 giugno. E proprio in questo show però che le prime schermaglie tra Maika e Xina videro la luce, e sì, perché durante tale match le due lottatrici spesso e volentieri si sono fatte prendere da fraintendimenti che hanno rischiato di compromettere il proseguimento del loro regno come Artists of Stardom Champions. Nei giorni successivi i malumori tra Maika e Xina sono aumentati sempre più, lasciando spesso e volentieri basite e sconvolte anche le proprie compagne di stable, su tutte Mina Shirakawa, che ha espresso preoccupazione per il loro match di sabato 22 giugno.
Ora, non penso ci sia da parlare un granché del risultato, perché ammettiamolo, non credo sarà in bilico, è quasi sicura al 100% che Maika uscirà ancora una volta dal match come World of Stardom Champion. Dunque la sua vittoria contro Xina non penso sia in discussione, ma quello che oggigiorno fa riflettere è il futuro di EXV. Mi spiego meglio. Quando questa rivalità è iniziata, sembrava essere partita quasi come un gioco, sembrava che il tutto potesse risolversi in maniera pacifica, ma da quello che abbiamo potuto osservare nelle settimane precedenti a Stardom The Conversion, direi che la faida tra Maika e Xina è arrivata a dei livelli altissimi di odio tra le due gladiatrici. E se questo non bastasse, dobbiamo anche ricordarci di come Mina Shirakawa sia alquanto propensa a una carriera all'interno della All Elite Wrestling, siccome a Forbidden Door affronterà Toni Storm con l'AEW Women's Championship in palio. Attualmente non so dirvi quale futuro attende Mina Shirakawa, se resterà in Stardom anche dopo Forbidden Door o se deciderà di passare a tempo pieno in AEW come fatto qualche mese fa da gente come Will Ospreay o Kazuchika Okada. Fatto sta che gli screzi nati ultimamente tra Maika e Xina e la permanenza attiva di Mina Shirakawa in All Elite Wrestling può far tranquillamente pensare che qualcosa potrebbe anche bollere in pentola. Dulcis in fundo, non possiamo non menzionare ciò che sta succedendo tra Queen's Quest e Oedo Tai e a ciò che porterà dopo il loro match a Stardom The Conversion, e se il tutto comprenderà o meno anche EXV con la creazione eventuale di qualche nuova stable e così via. Non so, immagino ne sapremo di più dopo Stardom The Conversion e anche dopo Forbidden Door. Quello che è certo è che dispiacerebbe un sacco veder cambiare EXV, una delle migliori stable del 2024, non solo della Stardom ma del wrestling mondiale. Pensare che una stable di successo come ENXUZ potrebbe anche scomparire dopo solo pochi mesi di vita è un colpo al cuore non indifferente. Per adesso non mi resta che chiedere la vostra opinione, che potete lasciare come sempre qua sotto nei commenti. Inoltre vi ricordo che in descrizione potete trovare tutti i link del progetto Donne tra le corde, progetto tutto dedicato al wrestling femminile mondiale, dove potete trovare news, risultati dei vari show, articoli sulle vostre lottatrici preferite e quant'altro. Dunque, se anche voi come me amate il wrestling femminile, non potete non seguire Donne tra le corde sui social e sul sito web. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere, per oggi è tutto. Grazie di cuore a tutti voi. See you next time. Bye bye.